Andrea dice: sono neolaureato in economia, non ho ancora chiaro il percorso che vorrei fare in futuro, da quale lavoro settore inizieresti se fossi al posto mio. Andrea, io ho fatto un video, secondo me può essere interessante come punto di partenza. Allora, prima dovresti un attimo ricordarti perché hai studiato economia, un po' di challenge, no? Perché hai scelto economia? Cosa avevi in mente? E poi, se proprio non hai idea, questo può dipendere da due o tre motivi. Uno, non hai idea di che cosa vuoi fare. Due, non hai idea di che cosa c'è là fuori. Su entrambe queste parti si deve lavorare. Non avendo idea di nulla, probabilmente io inizierei a dedicare moltissimo tempo a fare ricerche e devi darti un punto di partenza. Ho fatto un video in cui faccio vedere, per esempio, come utilizzare ChatGPT, non per le cazzate del hackerare il sistema, fare 300 milioni al giorno e via dicendo, ma quali sono i migliori percorsi di carriera all'interno di questa nazione con questa laurea. Non è la risposta che devi ottenere da ChatGPT, ma è un punto di partenza, no? Ti farà un elenco di lavori, quali tipi di aziende posso usare come aziende target per questo discorso e ti dà un albero di informazioni sulle quali puoi approfondire. Poi ovviamente Andrea è importantissimo avere anche un network, quindi tu hai colleghi, qualche centinaio di colleghi dell'università ce l'hai sicuramente, essere in contatto con loro, essere su LinkedIn, vedere che tipo di scelte fanno, informarti, guardare attorno, ci sono tantissimi video di persone, in particolare per economia, citavo prima i canali di Andrea Zanon e Marco Lecchi che sono bravissimi, danno tantissime informazioni sugli sbocchi e sulle opportunità per le carriere nel mondo dell'economia. Un'altra cosa che consiglio per capire un attimo il mondo del lavoro è capire le aziende. Prendete qualche azienda grossa e capite quali sono i suoi settori. Una delle cose fondamentali per il mondo del lavoro è che i punti di ingresso in azienda sono tantissimi e non fanno scopa uno a uno con il titolo di studio, no? Io non è che sono ingegnere e posso entrare soltanto nella divisione engineering di un'azienda, posso anche entrare in qualunque altra divisione che non richieda proprio una cosa specifica, se quella è una cosa che mi appassiona. Ovvio che magari all'inizio dovrò mettermi in discussione per determinati tipi di competenze, però ci sono tantissimi settori per i quali non c'è un titolo di studi dedicato. Io faccio spesso l'esempio di procurement e dal lato opposto a procurement c'è la divisione vendita. Cioè, queste non sono cose per le quali c'è la laurea che ti prepara per entrare in procurement, così come non c'è la laurea che ti prepara per la divisione vendita o il business development o via dicendo, no? Per cui cerca di capire il mondo del lavoro, cerca di seguire persone, studiare profili. LinkedIn è una risorsa incredibile. Puoi anche fare una cosa del tipo: parto dal titolo di studi, lo metto come keyword nelle ricerche, vedo il tipo di lavori che vengono fuori o il tipo di aziende e inizio a fare i miei studi. Una cosa fondamentale è ricollegarsi a quello che dicevamo prima. La carriera, il cercare lavoro, queste fasi importantissime devono essere fatte con un'analisi a tutto tondo, cioè è inutile che mi metto a considerare un settore specifico lavorativo se poi nelle altre dimensioni ho dei constraint o delle cose che devo in assoluto considerare, no? Cioè, se non parlo inglese, il mondo internazionale corporate è escluso. Priorità assoluta imparare l'inglese immediatamente e ad alto livello. Se per motivi di famiglia non mi posso spostare, la situazione geografica che devo considerare è diversa, a meno che non decido per un lavoro di un certo tipo in remoto. Se ho dei principi, degli ideali, delle cose che mi appassionano, per cui non voglio lavorare per certi settori o voglio lavorare specificatamente per altri settori, devo tenerne conto e questo crea una mappa di possibili ruoli e tipologie di aziende su cui muoversi. Se parti proprio dal non conosco nulla del mercato, devi proprio informare e studiare tanto. Se il punto invece è non so quello che piace a me, molto probabilmente studiando il mercato, studiando i ruoli e studiando tutto il resto, inizierai a trovare qualcosa che ti fa scattare
un minimo di interesse. E di nuovo ricordati perché ti sei iscritto a economia, quali sono state le cose che hai studiato che ti hanno maggiormente appassionato, che tipo di progetti hai fatto per i quali ti trovavi gasato, che ti galvanizzavano e tutto, oppure le cose che proprio, mamma mia, quando studiavo la parte di fiscalità internazionale mi sono dovuto tappare il naso perché l'ho odiata, ok, automaticamente sai già un'area alla quale non avvicinarti. Ok, quindi sono queste due cose, studiare all'esterno il mondo del lavoro e studiare noi stessi, capire che cosa ci può interessare e cosa no.